Passare dalla taciturna isola nubiana da cui vengo al Cairo è stato come scendere dal quinto piano della silenziosa stanza d'hotel alla strada. Questa strada, quella di una metropoli di 20 milioni di abitanti, sempre intasata, puzzolente di scarichi d'auto ed urlante. Dopo aver trascorso alcuni giorni nel centro del Cairo, mi sono spostato verso Giza, da dove raccontare quest'ultima storia egiziana. Giza, ultima tappa, simbolo perfetto per una riflessione finale. Ma partiamo dalle piramidi. Le piramidi le conosciamo da sempre, onnipresenti nei libri di scuola, nei documentari. Cresciamo vedendole così tante volte che il sospetto è che dal vivo non ti sorprenderanno. E invece. Ci sono dei punti di osservazione in cui le piramidi ti sembrano futuristiche, da altri antichissime. Ma da qualsiasi angolo le guardi, a qualunque ora le osservi, la domanda è sempre la stessa. Perché le hanno costruite? La versione ufficiale è un luogo di sepoltura, anche se è stato trovato soltanto un sarcofago e vuoto. C'è chi tira in ballo gli UFO o civiltà avanzatissime estinte. Lì davanti ogni ipotesi ti sembra possibile. Un tempo addirittura erano rivestite di calcare bianco, qualcosa di inimmaginabile. Già adesso, quando il sole è a picco, il deserto intorno riflette e la luce ti acceca. E se fossero state una specie di faro per viaggiatori spaziali? Questa ipotesi non so se esiste, ma è quello che mi è venuto in mente appena me lo hanno detto. Ho visto calare il sole dietro le piramidi per 3 notti. 3 notti, 3 giorni, per osservare la vita intorno ad un luogo che attira milioni di persone. A oggi sono miliardi le persone passate da qua. Persone che pagano 20 euro un biglietto d'ingresso, un viaggio in carrozza, dormire o trasporto se fai un'escursione giornaliera. Per mangiare i prezzi sono occidentali, compri un souvenir. Insomma, è tutto moltiplicato per milioni l'anno. E considerando che il salario medio è di 300 euro, ma dove diavolo vanno a finire questi soldi? Vicoli, ancora c'è la terra. La terra. Allora, ecco. E giri l'angolo, cioè trovi le piramidi là, non sapevo che erano in questa direzione, mi stavo un po' perdendo. Mai visto così tanti animali tutti insieme. Tutto ruota intorno agli animali da traino, cavalli, cammelli, a centinaia, forse migliaia, che invadono le strade di Giza. Animali indispensabili per trasportare le persone nella chilometrica area delle piramidi. Un territorio fatto di caldo, polvere, salite e discese. Oltre ad essere necessario, è anche un modo ancestrale ed affascinante per sentirsi immersi in un tempo lontano. Un tempo lontano ancor di più quando l'area si svuota dai visitatori, che arrivano prevalentemente in pullman, e restano così soltanto alcuni che scelgono di passare la notte qui. Allora sì,
Sembra davvero di tornare al Far West, con i maniscalchi. E a fine serata ci si lascia tutto alle spalle. Merda. Uccelli morti. E plastica. Scende così l'ora degli Zeppelin. Nello stesso momento in cui i fortunati come me si godono uno dei tramonti più belli al mondo, al mio fianco entrano in azione loro. Per questi ragazzi non c'è spazio né per le piramidi né per il cielo che brucia. Il lusso di fermarsi a guardare appartiene ad altri. Sulla loro comunità ho girato un reportage a sé stante per chi vuole approfondire, ma brevemente, chi sono gli Zeppelin? Garbage man. Garbage man. Mean Zebella. Ah, Zebella is garbage. Gli Zeppelin passano la notte a recuperare l'immondizia manualmente in tutto il Cairo, per portarla in una città costruita sull'immondizia e sempre manualmente ne fanno uno smaltimento da record. Questo posto qui è quello che ho ripreso ieri notte, che era un ammasso di rifiuti incredibile, che portano via con il ciuchino e che stamani, saranno le 9, non hanno ancora finito, perché quando poi riempiono quei sacchi, dopo li devono portare e devono tornare. E Garbage City è talmente lontano rispetto a qui che con il ciuco ci mettono delle ore, faranno un po' di viaggi e ancora sono qui. Magari non sono le stesse persone, però diciamo che per svuotare solamente uno spazio in quel modo ci vuole una nottata. Considerando quanto è grande il Cairo, ci si rende conto del lavoro immenso che ogni giorno viene fatto da circa 100.000 persone. Di questo reportage estrapolo solo un frammento che si riallaccia alla domanda iniziale. Dove vanno tutti questi soldi? This is a very, very rich business. And most of whose owner here doesn't live here. Have a big houses. Only the worker who's been living here. But the owners, No. Very rich. Very very rich. Molto molto ricchi, dice lui. Un business per pochissimi, lasciando in povertà 100.000 persone. Stessa cosa accade intorno a Giza. La maggioranza degli animali sono in mano a pochi imprenditori e migliaia di cocchieri sono costretti a stressarti per tirar su il prezzo e portare a casa una cifra decente. Non ci sarà mai. Lo schema si ripete in tutto l'Egitto, paese di ricchezze archeologiche e non solo. Abbiamo visto le piramidi, sempre al Cairo i 2 maestosi musei pieni di tesori umani, l'Axor con la sua Valle dei Re, il paradiso del Mar Rosso e poi aggiungo il Nilo per l'agricoltura e per le sue navi da crociera, il canale di Suez per il commercio. Ma dove vanno tutti questi soldi? Eppure, in ognuno di questi luoghi citati e visitati, la ricchezza esiste, come i resort sul Mar Rosso o nei palazzi di lusso qui al Cairo. Poi però ti avvicini e vedi sul tetto spesso la proprietà occidentale, americana o francese. E da questi hotel escono fuori spesso asiatiche vestite da red carpet che mettono il suo tacco in una buca accanto alla spazzatura e assalita da egiziani che vedono camminare un bancomat. Queste condizioni sociali sono il motivo, secondo me, che porta la maggioranza degli egiziani ad avere un atteggiamento non simpaticissimo verso gli stranieri. In tutto il mio viaggio non sono mai riuscito ad instaurare una relazione sincera, escluso nubiani. Parlare con loro di questi temi c'è da stare attenti. Ci sono gli uomini della sicurezza nazionale, agenti in borghese che controllano i dissidenti, pronti a trasformare ogni domanda o risposta in sospetto.
E quando ho provato a chiedere qualcosa era evidente lo scontento, ma anche il clima di paura. Per farvi capire il rumore del popolo, ho catturato di nascosto uno di questi dialoghi. People is not happy, I imagine, but they don't talk about this. Yes, of course. Of course, the people is not happy because this is now for a people same the animals looking for a working only. Because everything high now. Same the donkey you buy for $1,000. One start for morning, I looking for a buy work. One bag for my eating, sleeping. And it stay same day working. Because me, I have 4 children and my mother and my wife. He pay for everything, for eating, for a light, for water, for everything. Because this now maybe about 100% for a rich, 80 poor. The money for a government, only working for a government, and 900% keep it working. Like a mule. Anche con poche testimonianze, il motivo di questa condizione sociale si sa, è per l'ancestrale spirito umano di schiavizzare il più debole. E così nascano le rivoluzioni, che da noi hanno lasciato qualche conquista di democrazia, mentre qui sono sempre state soffocate nel sangue. L'ultima, la primavera araba del 2011. In piazza Tahrir, Questa è la famosa piazza Tahrir. ci furono circa 1000 morti. Ma in tutta la capitale del Cairo le strade bruciano. I manifestanti occupano ancora la storica piazza della capitale e chiedono le dimissioni del capo del Consiglio Supremo delle Forze Armate, al potere dalla caduta del presidente Hosni Mubarak nel febbraio scorso. Come ho detto, non sono riuscito a trovare rapporti umani genuini. Il legame con lo straniero è basato sui soldi, non potendoli rivendicare al suo Stato, che di soldi ne incassa, e molti. Eppure, anche in questo paese difficile, qualcosa ti solleva. Sono i vecchi mercati, dove qualche sorriso ti arriva, anche se è difficile distinguere se è sincero o sorriso da mercante. E poi tassisti. Tra loro c'è sempre qualche jolly, come lui, apparentemente incomprensibile. Ma ci siamo capiti lo stesso. Il suo dissenso era interpretato con allegria. E poi, come mi ha insegnato un caro amico quando mi parlava dell'opera, chi va all'opera e cerca di capire il libretto è uno sciocco, diceva. La verità non sta nelle parole. Le espressioni, i movimenti, gli atteggiamenti, come canta, è quella la musica della vita, non il testo. Perché bisogna sempre capire? L'emozione, spesso, è l'unico vero significato. La musica che ho ascoltato attraversando l'intero paese è stata spesso ombrosa, a volte arrabbiata, diffidente. Alcuni suoni però sono stati dolci, soprattutto negli occhi di chi, ormai fortunatamente, si è liberato di ambizioni e false speranze. Una musica davvero sorprendente invece è stata quella nubiana. Lascia un paese che a mio avviso si è dimenticato di essere bello, troppo occupato a sopravvivere. E così convive solennità e miseria. Eppure, con tutte le riserve verso questa terra, sedersi davanti a questo paesaggio vale il prezzo del biglietto. Aşkın eyledi, çok ağladın, güldü beni, gölge beni. Aşkın eyledi, gölge beni.